Ciao a tutti viaggiatori felici, continuiamo i nostri straordinari viaggi in Turchia, alla volta della scoperta dello straordinario Palazzo Topkapı. Esplorando il Palazzo Topkapı, il gioiello senza tempo di Istanbul. Nel cuore di Istanbul si erge il Palazzo Topkapı, una splendida testimonianza della grandiosità dell'impero ottomano. Affacciato sullo stretto del Bosforo, il Corno d'Oro e il Mar di Marmara, questo tesoro storico invita i visitatori a fare un viaggio indietro nel tempo e ad immergersi nello sfarzo dei sultani, delle corti e delle loro trame. Che tu sia un appassionato di storia o un viaggiatore occasionale, il Palazzo Topkapı è una meta imperdibile che cattura l'immaginazione. Uno sguardo alla storia. Costruito nel 1459 dal sultano Mehmed II, il conquistatore di Costantinopoli, il Palazzo Topkapı fu la residenza principale ed il centro amministrativo dei sultani ottomani per quasi 400 anni. Questo vasto complesso, una città dentro la città, ospitava migliaia di persone, dalla famiglia reale ai servitori. Non era solo una residenza, ma anche un centro politico nevralgico dove venivano prese decisioni cruciali che plasmavano il corso degli imperi. Il palazzo cessò di essere la sede del potere ottomano a metà del XIX secolo, quando i sultani si trasferirono al palazzo Dolmabahce. Tuttavia, la sua trasformazione in museo nel 1924 ne garantì la conservazione come simbolo del ricco patrimonio della Turchia. Oggi il Palazzo Topkapı fa parte delle aree storiche di Istanbul, un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO riconosciuto per la sua importanza culturale e storica. Punti salienti del Palazzo Topkapı. La Porta Imperiale. La tua visita inizia dalla grandiosa Porta Imperiale, un imponente ingresso che anticipa le meraviglie all'interno. Questo portale conduce al primo cortile, uno spazio sereno utilizzato un tempo per cerimonie e accesso pubblico. Qui puoi ammirare antichi cipressi e apprezzare la maestosità dell'architettura ottomana. L'Harem, un mondo a parte. Forse la sezione più intrigante del Palazzo Topkapı è l'Harem, un labirinto di camere e cortili ornati. Qui viveva la famiglia del sultano in un lusso isolato. L'harem ospitava non solo le mogli e i figli del sultano, ma anche una rete di eunuchi e concubine, ognuna con un ruolo vitale in questo dominio segreto. Sono da ammirare le splendide piastrelle di Iznik, la calligrafia delicata e le stanze della regina madre, mentre si esplora questo mondo nascosto. Le storie di lotte di potere e di intrighi aggiungono una dimensione affascinante all'esperienza. Per visitare l'Harem è necessario un biglietto aggiuntivo che costa circa 15 euro. Il tesoro, casa dei gioielli del mondo. Preparati ad essere abbagliato dal tesoro del palazzo che ospita alcuni dei manufatti più straordinari dell'età ottomana. Tra i pezzi più celebri ci sono il famoso pugnale di Topkapı, incastonato di smeraldi, e il diamante del cucchiaio da 86 carati, uno dei più grandi diamanti tagliati al mondo. Altri tesori includono troni riccamente decorati, armature cerimoniali e artefatti dorati che testimoniano l'immensa ricchezza e abilità artistica dell'impero. La Sala delle Reliquie Sacre. La Sala delle Reliquie Sacre è un punto culminante spirituale con reliquie di profondo significato religioso. I visitatori possono ammirare oggetti che si ritiene appartenessero al profeta Maometto, come il suo mantello e la sua spada, insieme a manufatti di altre figure venerate nella storia islamica. La stanza è pervasa da un senso di riverenza, con recitazioni coraniche che risuonano in sottofondo, esaltandone l'atmosfera sacra. Le cucine del palazzo. Immagina l'aroma dei banchetti preparati per migliaia di persone mentre visiti le vaste cucine del palazzo. Questa area mette in mostra le tradizioni culinarie ottomane e una collezione impressionante di porcellane cinesi e giapponesi, molte delle quali donate ai sultani. Le cucine non erano solo funzionali, ma riflettevano anche la portata e la raffinatezza dell'impero, impiegando oltre 1000 persone al culmine della loro operatività. I giardini e i panorami.
I giardini del Topkapı sono il luogo perfetto per fare una pausa ed ammirare le viste mozzafiato di Istanbul. Le terrazze offrono panorami che si estendono oltre il Bosforo, fornendo un contrasto sereno agli interni opulenti. Il verde lussureggiante di paesaggi curati riflettono l'apprezzamento ottomano per l'armonia e la bellezza. Santa Irini, una gemma nascosta. Nel primo cortile del palazzo Topkapı si trova Santa Irini, una splendida chiesa di epoca bizantina che precede il palazzo stesso. Costruita nel IV secolo dall'imperatore Costantino, Santa Irini fu una delle prime chiese cristiane di Costantinopoli. Il suo nome, che significa Santa Pace, riflette il suo significato spirituale. Unica tra le chiese bizantine di Istanbul, Santa Irini non fu mai convertita in moschea, conservando così il suo design originale. Oggi funziona come museo e sala da concerto, nota per la sua eccellente acustica e bellezza minimalista. I visitatori possono ammirare la sua cupola imponente, i mattoni antichi e la semplicità del design che offre un netto contrasto con l'opulenza delle strutture ottomane circostanti. Santa Irini è una tappa obbligata per chi è interessato agli strati di storia che rendono Istanbul così affascinante. Ulteriori caratteristiche da esplorare. La sala del consiglio. Qui i consiglieri del sultano si riunivano per discutere gli affari di Stato. I soffitti decorati e le elaborate decorazioni sottolineano l'importanza della governance dell'impero. La porta della felicità. Questa porta segna l'ingresso al cortile interno, simboleggiando l'autorità suprema del sultano. È un potente richiamo ai rituali e alle cerimonie che si svolgevano qui. La biblioteca di Ahmed III. Questa piccola ma splendida biblioteca è un gioiello nascosto all'interno del palazzo, che mette in luce gli interessi intellettuali ottomani e l'amore per la letteratura. Consigli per i visitatori. Arriva presto. Il palazzo Topkapı è una meta molto popolare, quindi arrivare presto ti aiuterà a evitare le folle. Indossa scarpe comode. Il complesso del palazzo è vasto e richiede molte camminate. Preparati ad esplorare. Non perdere l'harem. Sebbene richieda un biglietto aggiuntivo, l'harem è una parte indimenticabile dell'esperienza. La sua architettura dettagliata e la sua ricca storia valgono il costo extra. Pianifica abbastanza tempo. Con così tanto da vedere ti consigliamo di dedicare almeno 3 o 4 ore per esplorare. Non avere fretta, questo è un luogo da assaporare. Suggerimento di Murat. Nessuna visita a Istanbul è completa senza un viaggio al palazzo Topkapı. Dalla sua splendida architettura ai suoi tesori inestimabili, il palazzo offre un viaggio attraverso lo splendore della storia ottomana. Mentre vaghi per i suoi corridoi, fermati ad ammirare i dettagli, le intricate piastrelle, le viste mozzafiato e le storie incise in ogni angolo. Quindi, prepara la tua fotocamera e il tuo senso di meraviglia, o preparati a esplorare uno dei monumenti più iconici del mondo. Che sia la tua prima visita o la quinta, il palazzo Topkapı promette un'esperienza che ti lascerà senza fiato. Il museo è chiuso il martedì. Il biglietto combinato, che include palazzo Topkapı più harem più chiesa di Santa Irini, costa circa 40 euro, ma è possibile anche acquistarlo separatamente con le varie attrazioni, ad eccezione dell'harem naturalmente che si trova all'interno. Per tutte le opzioni è accettato il pass museale. Viaggiatori, per oggi questo è tutto. Vi ringraziamo per la visione, raccomandandovi di regalarci un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video ed aiutarci a far crescere il canale. Ciao!